Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo che cos'è un sensore di temperatura per caricabatterie e come si usa. In questo video userò questo modello della SkyRC, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Il sensore è composto da un cavo che termina con connettore JST, il sensore vero e proprio ed un velcro per fissarlo alla batteria. Quando abbiamo una batteria singola lo sistemiamo in questo modo. Se invece abbiamo una parallel board cerchiamo di avvicinare il più possibile tra loro le batterie e trovare una posizione dove il sensore stia abbastanza vicino a tutte le LiPo. Il compito del sensore è monitorare la temperatura delle batterie e verificare che questa rimanga sempre entro i limiti di sicurezza. Nel caso la temperatura dovesse raggiungere valori troppo alti, il caricabatterie provvede ad interrompere immediatamente la ricarica. Per usare il sensore di temperatura dovete avere un caricatore predisposto. Verificate che nel vostro modello ci sia un ingresso servo con scritto temperatura. Ad esempio nell'Imax B6 è posizionato sul lato e in questa HTRC è posizionato davanti. Qui ce ne sono due in quanto questo caricabatterie ha due canali. Il connettore ha questa scanalatura in modo da inserirlo nel verso giusto. Una volta acceso il caricabatterie impostiamo la temperatura di sicurezza alla quale si deve spegnere. 60 gradi è la temperatura giusta e di solito questo è il valore predefinito. A questo punto possiamo caricare la batteria. Come vedete il caricabatterie riconosce il sensore di temperatura e qui ne riporta il valore. Per concludere posso dire che usare un sensore di temperatura risulta molto utile in quanto aggiunge un ulteriore livello di sicurezza alla ricarica delle batterie. Se ad esempio avete una LiPo che ha preso qualche colpo di troppo e non vi fidate tanto a ricaricarla, con il sensore potete monitorare la temperatura e assicurarvi che sia tutto ok. Tuttavia ricaricare le batterie LiPo è una cosa molto delicata e va fatta sempre sotto la vostra supervisione. Quindi evitate di uscire di casa quando state ricaricando le LiPo o di rimanere per lungo tempo in altre stanze. Ricordate che la sicurezza viene prima di tutto. Questa era la mia guida su come usare il sensore di temperatura. Se vi è piaciuto il video lasciatemi mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.